In questo video voglio raccontarti un episodio accaduto una quindicina di giorni fa circa, episodio nel quale YouTube mi ha inoltrato un avviso di violazione di copyright per un video che avevo pubblicato, anzi in realtà per più video che avevo pubblicato. Ti faccio un piccolo spoiler, questa è una storia a lieto fine per fortuna, però voglio spiegarti che cosa è accaduto, cosa potrebbe accadere anche a te, ovviamente ti auguro di no, e come ho risolto. Ricordo che era un pomeriggio, ero in giro con mio figlio, lui stava facendo sport, io stavo attendendo e all'improvviso mi arrivano una dietro l'altra 20 email da parte di YouTube nelle quali mi si diceva sempre la stessa cosa, ovvero che per alcuni podcast pubblicati sul secondo canale, quello dedicato al minimalismo, avevo violato il copyright. Io. Stranissima questa cosa, quindi anche perché il podcast sono quasi 200 puntate nel momento in cui ti sto facendo questo video e hanno tutte lo stesso fondo musicale, lo stesso sottofondo, lo stesso tappeto. Quindi ovviamente se mi era arrivato per quei 20 episodi sarebbe arrivato anche per gli altri quasi 180 video. E quindi mi sono veramente allarmato, perché io che faccio una violazione del copyright mi sembra veramente strano. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato a guardare un po' dove ho preso questo campione, che era un pianoforte che c'è in sottofondo per tutto il video. E siccome questo podcast nasce, se non ricordo male, 6 anni fa, quindi prima del canale YouTube, non avevo ancora utilizzato la stessa piattaforma che utilizzo adesso per la musica. Ti lascio ci ho fatto un video su questo, te lo lascio qui in descrizione. Utilizzavo altro tipo di musica e nello specifico, siccome era un periodo nel quale stavo ancora, lo sai, sono un ex musicista, stavo ancora smanettando con dei software per giocare un po', creando della musica, avevo acquistato, questa è la parola chiave, delle librerie da un portale online. Avevo acquistato, quindi scaricato legalmente perché avevo pagato, quindi avevo la licenza per acquistarla. E mi sono ricordato, facendo un po' di ricerche, che quel campione era contenuto all'interno di una di quelle librerie. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato sul portale e ho verificato effettivamente che quel campione fosse lì e che io avessi effettivamente acquistato quel pacchetto, quella cartella di suoni e di campioni. Dopodiché ho scritto al portale chiedendogli, siccome non riuscivo a trovare la licenza, gli ho chiesto di inviarmela. Loro sono stati gentilissimi, mi hanno detto qual è il campione, in quale libreria è contenuto, gliel'ho detto e mi hanno inviato la licenza. Dopodiché sono entrato in YouTube, essendo sicuro del fatto che possedessi la licenza, ho contestato, perché YouTube ti dice che cosa vuoi fare, vuoi accettarla, vuoi contestarla, e in base al tipo di contestazione che fai ci sono varie clausole. Quindi io ho scelto la voce che diceva posseggo la licenza per l'utilizzo di questo campione, di questa musica. Quindi ho contestato una alla volta, perché lo devi fare su tutto, quindi 20 volte, 20 podcast, 20 puntate. Gli ho detto guarda, io ho acquistato legalmente questi campioni e li ho scaricati su questo portale, questo è il mio username, in modo che magari puoi vedere, ovviamente non gli ho dato la password, ma gli ho detto questa è la mia username, puoi verificare tu col portale che io esisto, che ho scaricato effettivamente quel file, quella libreria dove c'è anche il tuo file, quindi posseggo la licenza. Se vuoi, visto che mi sono fatto mandare dal portale dove l'ho acquistato la licenza, se vuoi dammi una mail e te la mando. Passano dei giorni e un po' alla volta scompaiono questi copyright claim. Quindi mi arrivano delle mail che mi dicono guarda, ok, va bene, il tizio X ha deciso di ritirare la richiesta di violazione di copyright. Quindi per fortuna, sospiro di sollievo, perché è andata bene. Ora, al di là di raccontarti questo episodio, che comunque è una condivisione che sto facendo con te, però il punto qual è? È che, come spessissimo ho detto quando parlavo appunto di questi argomenti, non devi per nessun motivo utilizzare della musica protetta da diritto d'autore, perché YouTube o qualsiasi altra piattaforma fanno dei controlli. Facendo dei controlli ti scoprono e ti bloccano il video o il podcast.
Perché? Perché se ci fai caso, anche se io utilizzavo quella musica come tappeto e ci parlavo sopra, il file che io ho caricato in questo caso su Spotify e ho importato in automatico nella sezione podcast su YouTube è un unico file. Nel momento in cui loro ti bloccano, perché la violazione è ovviamente sulla base musicale, ma c'è anche la tua voce lì, e quindi nel momento in cui te lo bloccano non si sente niente. Capito qual è il punto? Ad esempio, se tu utilizzi YouTube, dentro YouTube Studio c'è una sezione dove puoi andare a scaricare tutta la musica che vuoi, non è illimitata come libreria, però insomma c'è un sacco di roba dentro che puoi scaricare e utilizzare legalmente, avendone i diritti, per i video su YouTube, a costo zero. Se invece vuoi fare come faccio io, e quindi acquistare delle librerie, degli abbonamenti per delle librerie dove c'è una musica infinita, allora puoi farlo e dietro pagamento di, adesso non mi ricordo, tipo 5-6 euro al mese, una cosa del genere, hai librerie non solo di musica ma anche di effetti da poter utilizzare dove ti pare, anche per scopi commerciali. Perché esistono diverse tipologie di licenza, c'è la licenza non commerciale e la licenza commerciale, che vuol dire che per alcuna musica tu puoi utilizzare dove ti pare quella musica, ma solo se non ne ricavi soldi. E avendo io la monetizzazione attiva sui video, sui podcast ovviamente, come la maggior parte delle persone che ne hanno i requisiti, mi interessava avere una licenza che mi permettesse di monetizzare, quindi una licenza per usi commerciali. Queste piattaforme ti coprono anche questo, ok? Quindi c'è una differenza, sono cose fondamentali. Quindi, nel mio caso, ho risolto positivamente. Spero che a te non capiti mai, però ti invito, nel tuo unico interesse, perché a me non mi cambia la vita, utilizzare solo musica che hai il diritto di utilizzare. Se vuoi spendere zero, c'è YouTube Studio. Se invece vuoi investire dei soldi perché, come faccio io, ogni video che pubblico su YouTube ha una musica diversa, quindi voglio rendere tutto molto più dinamico, molto più versatile, allora ti conviene fare un abbonamento a una di queste piattaforme, ok? Spero di averti raccontato e di averti chiarito magari dei dubbi che avevi, e se hai dubbi, domande, curiosità, ovviamente commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo settimana prossima.